Siamo a Civitanova Marche, in Adriatico. Siamo venuti qui a provare il Grand Soleil 44, ovvero adesso non lo stiamo provando perché, come vedete, vento assolutamente non ce n'è, però fino a poco fa un po' di vento ce n'era e l'abbiamo provato, come vedete dalle immagini che stanno scorrendo sul vostro schermo in questo momento. Questa imbarcazione è l'ultimo modello dei Cantieri del Pardo, è stata presentata al Salone di Genova 2020, ovvero qualche mese fa, l'unico salone europeo che si è tenuto tra l'autunno e tutto questo inverno, perché causa Covid non c'è stato nessun altro salone. Questa imbarcazione vede l'ingresso nel team di progettazione del Cantieri del Pardo di Matteo Polli. Matteo Polli è un disegnatore giovane che viene dal mondo delle regate, ha vinto 3 campionati mondiali, per cui è un disegnatore molto aggressivo sulle imbarcazioni e per questo è stato chiamato ai Cantieri del Pardo, per fare una barca particolarmente veloce. Al tavolo di disegno lui insieme all'ufficio sviluppo del cantiere hanno studiato alcuni cambiamenti, i maggiori dei quali sono uno spostamento verso prua dell'asse del timone, e l'asse del timone ha una superficie maggiore, e un arretramento verso poppa della posizione dell'albero. Questi 2 elementi, che a dirli così sembra semplice, chiaramente rivoluzionano completamente una barca. Tutto quello che era stato fatto prima va ristudiato completamente, perché l'albero, ovviamente essendo spostato a poppa, non è più attaccato alla paratia, perciò negli interni dà tutta una serie di problemi. E l'asse del timone, venendo a prua, si porta dietro le cabine di poppa, perché se queste non fossero state avanzate si sarebbero trovate il timone al loro interno, per cui di conseguenza tutti gli interni sono traslati verso prua, con tutta una serie di conseguenze che poi vedremo. Perché hanno fatto questo? Hanno fatto questo per rendere la barca da una parte più veloce e dall'altra parte più manovriera. Il timone portato avanti fa sì che anche in crociera, se io dovessi avere molto vento molto forte, e perché sono a corto di equipaggio ritardo a dare terza rolling, col timone messo là e con la pala più grande io continuo ad avere il massimo controllo della barca, anche se il vento è molto forte, per cui la barca non mi tenderà a straorzare, non mi partirà verso la straorza. Per quanto riguarda l'albero, invece, andando indietro mi cambia l'equilibrio tra le vele. Avrò una randa leggermente più piccola e un Genoa decisamente più grande. Questo fa sì che la barca sia più potente. Al di là di questo, possiamo dire che la barca è offerta, come gli ultimi modelli del cantiere, in 2 versioni, nella versione Performance e nella versione Race, secondo le esigenze che ha l'armatore. Chiaramente dove ci troviamo oggi è la versione Performance. Qui infatti noi abbiamo la rotaia del fiocco autovirante e questo armatore ha voluto anche le rotaie del Genoa. In una configurazione di questo tipo il fiocco autovirante comincia a diventare un fiocco importante, perché la J è molto lunga, lo spazio che va dall'albero allo stralo di prua è più lungo di quello che noi troviamo su una barca di uguali dimensioni, e questo fa sì che anche l'autovirante possa essere un fiocco più grande, per cui più importante e per cui più potente. Tra le altre conseguenze abbiamo per esempio questo triangolo di prua che è molto grande, che in regata sarà estremamente comodo perché mi permetterà di lavorare con uno spazio molto ampio, ma anche in crociera sarà un ottimo punto dove venirmi a rilassare. Per il resto io vedo la falchetta, che è la classica falchetta degli ultimi modelli di Cantieri del Pardo, ovvero sia integrata allo scafo. Questa è parte dello scafo, esce fuori tanto così e esteticamente sinceramente è molto bella. Andando verso poppa, la prima cosa che noto sono questi passavanti che sono molto larghi. Stando in un Performance i passavanti devono essere larghi, perché su una barca di questo tipo ci si sposta rapidamente da poppa a prua e da prua a poppa. Se vado ancora più avanti trovo a metà barca questo spazio molto grande, libero, dove è un altro punto dove io mi posso venire a rilassare. L'altra cosa che noto molto piacevolmente è la facilità con cui posso passare da questo passo avanti al pozzetto. Come vedete non ho nessun ostacolo, non devo scavalcare nulla e il gradino è piuttosto basso. Arrivato qui io trovo il pozzetto che è più lungo del normale, perché abbiamo detto che tutti gli interni sono stati portati avanti, per cui hanno lasciato più spazio al pozzetto esterno. Da un punto di vista della crociera mi trovo questo tavolo che è molto comodo, con 2 ante che si aprono e può accomodare comodamente 8 persone, e soprattutto queste panche che, come vedete, sono molto larghe, con il loro poggiaschiena, anche questo molto largo, e sono estremamente comode. Quando qui ci sono le cuscinerie escono fuori 2 bei divani.
Ora, per vedere le altre caratteristiche dell'imbarcazione, io vi farei vedere un'intervista che ho fatto circa un'ora fa a Gigi Servidati. Gigi Servidati è il presidente del cantiere del Pardo, nonché il responsabile dello sviluppo prodotto, ovvero l'uomo che crea queste barche. Meglio di lui nessuno conosce questa imbarcazione. Vi farei vedere questa intervista che ho fatto durante la prova. Prima a poco fa c'era un pochino di vento, riuscivamo ad andare a vela e durante quella prova io l'ho intervistato. Quindi a voi Gigi Servidati. Ciao Gigi. Ciao Maurizio. Gigi è il presidente del cantiere del Pardo, ma soprattutto è il responsabile allo sviluppo prodotto, ovvero è l'uomo che segue l'imbarcazione dall'inizio, perché poi in effetti la pensa lui, fino al momento che va in acqua, cioè dal momento in cui è ancora idea al momento in cui viene varata, per cui meglio di lui questa barca non la conosce nessuno. Gigi, noi abbiamo parlato del timone, abbiamo parlato dell'albero, abbiamo detto che è frutto della collaborazione tra Matteo Polli e il cantiere. Mi dici perché il cantiere ha scelto Matteo Polli? Ma la scelta è stata fatta in funzione dei risultati che Matteo ha ottenuto in questi ultimi anni con le sue imbarcazioni. Volevamo una barca con un carattere molto performante. Perché Matteo ha fatto 3 campionati mondiali. Matteo ha vinto 3 campionati mondiali con le sue barche. E di conseguenza la scelta è stata fatta in funzione di questa caratteristica di Matteo. Per cui avete una barca decisamente veloce. Una barca decisamente veloce, chiaramente senza spostarla troppo dal nostro DNA, dal nostro prodotto, per cui diciamo la collaborazione tra Matteo e lo Studio Nauta ci ha dato la possibilità di ottenere una barca con un'estetica sempre Grand Soleil, con degli interni che poi vedremo. È sempre importante far ritrovare un nostro cliente su un Grand Soleil, per cui insomma la collaborazione ha dato un risultato molto positivo. Senti, questa barca e altri modelli già prima di questa voi la presentate sia nella versione performance che nella versione race. Sì. Ci dici le differenze tra le due versioni? In sostanza lo scafo è sempre lo stesso, quello che cambia è l'attrezzatura. C'è un pacchetto race che, diciamo, nel quale ci sono compresi l'albero, tutta l'attrezzatura di coperta, una pinna 2,40 m e una pala del timone in carbonio che chiaramente vanno a caratterizzare di più la barca in modo di renderla più competitiva nel mondo regata. Ok, però la laminazione è uguale, cioè la costruzione dello scafo e coperta è esattamente uguale, stesso. Sempre quella. E voi costruite in sandwich di balsa tutto lo scafo, la coperta, lo scafo, fino a sotto, tranne la parte centrale che chiaramente è in pieno dove c'è l'alloggiamento della pinna. Bisogna attaccare timone e pinna. Perfetto. Senti, vogliamo andare sotto coperta a vedere come sono fatti gli interni? Volentieri. A te. La barca è chiaramente un Grand Soleil, per cui il vostro stile ci sta tutto, è bellissima, a me poi in particolare piacciono molto i Grand Soleil, però so che fare l'interno di questa barca è stato un gran mal di testa. Sì, è stato difficile, chiaramente perché questa barca che ha questa carena sportiva, come abbiamo parlato prima, ha dei volumi abbastanza limitati, no? Per cui agli interni è stato dato comunque una grande attenzione in fase di progettazione, perché per dare ai nostri armatori di ritrovarsi su un Grand Soleil devi fargli trovare un Grand Soleil. Certo. Quindi soprattutto la parte di prua dove lo scafo si chiude molto, che poi è la zona dell'armatore, devi fare questa cabina come hai visto con un letto centrale di queste dimensioni, un bagno col box doccia, un armadio bello capiente per l'armatrice. Comunque è sempre una cabina molto grande. È sempre una cabina grande, ovviamente è stato un lavoro dove dove Nauta e il Matteo stesso e tutto il nostro ufficio tecnico veramente si sono impegnati al 130%. E poi l'altra cosa che siete riusciti a fare invece è stato il box doccia nel bagno il vero plus, che è una caratteristica che ci hanno riconosciuto tanti clienti, è questa possibilità di aver ottenuto, diciamo, il box doccia in dinette, che chiaramente è un bagno molto grande e comodo che serve le 2 cabine di poppa. Non esiste a parità di categoria un competitor che ha questa caratteristica, che ha il box doccia così grande. Sì. E le cabine di poppa gemelle che sono particolarmente grandi. Le cabine di poppa sono particolarmente grandi e lui dice insomma uno scafo così largo sarà stato facile ottenere delle cabine così. In realtà, come sai, la pala del timone è molto avanti
Perciò tutto l'interno è stato portato avanti, sì, no? Avanti di qua, indietro di lì, per dar spazio. Tu capisci che qui dentro, invece, come vedi, siamo riusciti, grazie un po' anche a tutti i materiali che usiamo, a dare questa sensazione di volume. E anche in questa avete optato per levare i gavoni, del pozzetto. Assolutamente sì, altrimenti lì dentro non c'era quello spazio. Certo, invece così c'è tutta altezza, io mi muovo con un'area completamente diversa. Esatto. E poi ho la cucina che mi hai detto che sviluppa molto. La cucina che sviluppa 2,40 m per lunghezza, che ha tutto quello che deve avere, 3 frigoriferi volendo, come vedi, forno, 4 fuochi, lavello bello comodo, una cucina pronta per essere usata per organizzare delle cene. E chi la deve usare sarà stato contentissimo allora. Non tutte le nostre armatrici, perché tanti preferiscono andare al ristorante, però dai. Cioè, se tu mi dai una cucina che posso utilizzare bene, diventa un problema. Abbiamo fatto 50-50. Senti, l'altra cosa che mi è piaciuta molto è la presenza del tavolo da carteggio. Sì, questo è, diciamo, l'ufficio dell'armatore a bordo, no? Viene usato come svuotatasche, viene usato per metterci un po' di ferri, no? Un po' di qualche attrezzo di primo intervento. È chiaro che sulla barca è standard. E l'ultimo mal di testa è stato questo signore qua. Sì, questo chiaramente è stato il mal di testa. Il mal di testa. Perché chiaramente noi erano anni che non facevamo più, diciamo che anni che non si metteva più, che non si vedeva più un albero in quella posizione. Certo, che normalmente questo sta attaccato alla paratia proprio perché non vuole essere invasivo, no? In realtà il progetto chiedeva questo, l'abbiamo ottenuto, l'abbiamo fatto, abbiamo rispettato le esigenze del progettista e poi con tanto mestiere, un buon lavoro, come vedi alla fine. E avete fatto un ottimo lavoro perché ci si muove intorno. E a mio parere fa molto barca, no? Avere l'albero qua, e quando poi ci sono gli alberi in carbonio che vedi sto pezzo di carbonio dentro, gli armatori si gondolano tutti. E vabbè, ti ringrazio molto. Andiamo fuori e continuiamo la nostra veleggiata. Abbiamo visto gli interni dell'imbarcazione, abbiamo capito che a Nauta Design è venuto più di una volta un bel mal di testa per riuscire a risolvere non solo loro, tutti i problemi, anche a te suppongo. Vabbè, chiaramente. A tutto il team. A tutto il team. E a questo punto penso che abbiamo finito, vi abbiamo fatto vedere un pochino tutto quanto. Se volete conoscere i nostri giudizi, volete sapere il prezzo della barca, volete vedere la concorrenza di questa imbarcazione, scaricate la prova in mare, l'articolo della prova in mare che trovate al link che sta nella finestra sotto il video. E saluto Gigi, ti ringrazio per essere stato con noi. E prima di salutare voi volevo ricordare se vi è piaciuto questo video di dircelo, perciò di segnare il like e di iscrivervi al nostro canale in modo di non perdere il prossimo video. E appuntamento alla prossima volta con Solo Velanet.